entro i 15 euro quali rischi diciamo pigliato? Continuare a dare giorno, notte, da 30 anni a questa parte. Oh, altri Fonzarelli. Oh yeah! Come stiamo a famare? Oh, è asciutto pezzona! Oh oh oh! Ehi, tenga camera! Sillamiche Fonzarella. Wow, che cover, Fausto Leali Vierno. Oh no! Mi te la vista pigliare? Sì. Per le capate tue più schizzate questa roba qua non mi piace. Però questo di zio Roger non lo pigliamo che è anni 80. E allora però questi qua non li considereremo ai fini della nostra operazione. Diciamo che mi sono mantenuto nel budget di 10-15 euro con questo mucchietto di 45 giri. Ti ho preso a soli 2 euro. Fatto bene. Pigli. Io userò un break da questo disco e penso un altro paio di campioni da quest'altro. E questo. Ragazzi, al disco Days oggi sono arrivato con Mike Vodka, Breakstar, Beatmates, KK, io sono Sonnanini e ho preso dei vinili a 2 euro. Questo è il primo, The Midas Touch. Te come stai in viso? Cascava piezzi disco per trovare batteria a finale. Ma sai da capinare. Sono originali del film Tommy volume 1 e volume 2. Poi Joe Jones Trio, 2 euro. Mi finisce la vicina alla chiesa. Ma avrei come mamma sparagnare così sotto. Stiamo facendo un documentario sul beatmaking. Allora, io sono Oluong, chiamato Oluong per via dell'altezza, che in napoletano significa il lungo, quello alto. Io ascolto rap, hip hop da una vita, avevo circa 11-12 anni quando ho iniziato ad approcciare. Grazie a qualche amico più grande sono entrato subito, diciamo, nella mentalità quella là vera, capito? Hip hop veramente, non di mode o cose del genere. Io sono Mike Vodka, ho iniziato a fare hip hop nel 97, prima nel 95 grazie a un amico di mio padre che mi regalò un tape di un film che si chiamava Who's the Man, Poliziotti per caso. Non so in quanti l'avete visto questo film, ma sopra c'erano personaggi come Kares One, Nighty by Nature che facevano live nel film, cantavano hip hop, cose, queste cose così, c'era gran parte della scena dell'hip hop. Io sono Sonachine, faccio il beatmaker da ormai 17 anni, ho iniziato nel 1996, quando tutti quanti facevano il rap in quel periodo, oppure chi faceva i graffiti. Ho cominciato con il beatmaking comprandomi la prima drum machine, penso che era il 2000, 99-2000. Ho comprato una Roland, come era? Aspetta, qual era? 505. Ah, 505, bravo. La prima volta che ho visto le mie
PC è stato nello studio della Flying Records il 97, quando è venuto Deda di Sangue Misto a fare il remix di Stai come il Merlo. Già ero stato praticamente a casa sua un paio di volte e ricordo che avevo visto che aveva, comunque non aveva ancora l'MPC ma aveva 9,50. Rimasi folgorato da questo campionatore della CAI, dove lui praticamente aveva fatto tutto il remix tagliando tutti i campioni, suonandosi i pad, mettendo le sequenze, cioè era fantascienza a quell'epoca per me questa roba, cioè là già iniziai a capire che comunque qualcosa che poteva essere visto e approcciato in maniera totalmente differente, no? E da lì a 8 anni messi pigliata capa, cioè pensavo che per me dovevo fare solo il rap, capito? Tranquillo, non pensavo proprio che bello e buono messi pigliata sta capata di mettermi a fare i beat, di pensare di concepire strumentali mie. Ho capito che il rap non era proprio il mio approccio definitivo, non ero ancora convinto di quello che facevo. Così ho cominciato ad approcciarmi un po' al beatmaking, al DJ prima di tutto. Il mio primo approccio al vinile è stato grazie a un mio amico che faceva il DJ e adesso per me qualsiasi cosa ho davanti ci cerco di tirare fuori musica, cioè che sia su un computer, un campionatore, una serie di strumenti piuttosto che uno solo. Grazie a sto fatto di Paul ha dato un po' la possibilità a tutti noi di conoscere hip hop, graffito, breaking, rap. Poi venivano personaggi come Marino Magù, Urban Force all'epoca, Face 2, venivano un sacco di personaggi. E da allora poi conobbi sto ragazzo, si chiamava Salvatore, era un tipo del Conocal di Monticelli. E viene e mi fa, vogliamo fare una crew di breaking? Faccio, ma io non sacci ballare, non sacci fare niente. Lui mi fa, non ti preoccupare, insegno io. Da lì poi ho iniziato a ballare con lui, abbiamo fatto vari fatti, ho conosciuto la DBR, Walter, Ciro, Gianni, Fulvio e poi da allora non ho mai smesso. Io mi sono mantenuto più o meno sul budget che ci eravamo preventivati, prendendo giusto un po' di 45 giri e ci abbiamo un ottimo adagio, ma in realtà quello che ci interessa è Paupo. Pupetta, Maresca. 4,45 Midas Touch. Betty Davis ne ha sempre per noi. Questi due LP di Mario Merola sono stati molto campionati, penso che li vogliamo da mettere a volo, li tengo per collezione. Chanter Sister, Questo è un buon gusto. C-Lights, sui quali secondo noi potrebbero uscire degli archi divertenti. Afrik Simone Ramaya con la B-side che si chiama Piranha. Jazz Union. Qua uscirà la cassa in rullante che poi andremo a utilizzare. Frank Weber. Tutti a 2 euro questi, li abbiamo visti da poco. La bottega dell'arte. Inutile dire Jimmy Castor Bunch quante vocine ci può offrire. E Millie Jackson. Poi ho preso il disco degli Squallor, questo l'ho preso proprio a prescindere. È uscito questo DD Sound, Disco Bass, la sigla della domenica sportiva anni 70, dalla quale sono quasi sicuro che tireremo fuori degli hi-hat. Quando trovo qualcosa al di là di ciò che devo campionare, cioè io sono un amante della musica, mi piace possedere e collezionare musica in vinile. Tra questi qua voglio vedere se c'è qualcosa. Io non mi aspettavo nemmeno che Roda Breaks avesse un seguito così nutrito, così massiccio, erano dei beat che io più o meno mi ero preparato per fare una sorta di... era il premio che davamo agli MC delle ultime versioni dello Skills Detector che facemmo al TNT praticamente. Sì. Tutti quanti azzeccarono con Roda Breaks, tutti quanti scrivevano i rap su Roda Breaks, cioè per me era marcio, suonava il cesso. Pare che già sono usciti degli hi-hat. Ci sentiamo i dischi recuperati al mercatino l'altro giorno. E per me la cosa importante è di voler dare il massimo, al di là se poi ci saranno risultati economici, ok, perché per me l'hip hop è questo, l'hip hop è qualcosa che tu fai, ti metti, è una tua missione che tu percorri.
cercare anche delle sonorità un po' più bizzarre, un po' più strane, un po' più diverse dal solito. Il fine non deve essere il poter guadagnare, il poter viverci, il fine è poter accrescere se stessi. When you are beautiful. E sono famosissimi. Ho comunque fatto graffiti, ho fatto un po' di rap sparso così con il mio gruppo storico che si chiamava Royal Clan, in cui c'erano Darione, che è un personaggio rapper napoletano ancora attivo adesso, c'era Peppe Coca-Cola, purtroppo non più attivo adesso ai giorni d'oggi. Potrebbe anche essere interessante. Cioè la cosa più bella secondo me del fare il beat, no? È l'essere visionario, secondo me. Che tu già praticamente quando stai sentendo un campione già incapati, cioè ti fai una capatina, quanta piezza li ha fa, come può tagliare, l'effetto che ci mettere, li ha su una 33, li ha su una 45, ci mette a battere più possibile, cioè questa pazzia lungimirante forse è uno dei motivi per i quali a tutti noi l'ha già fatto più parecchio. Lesson number 1. Lo stimolo principale me l'ha dato Dope, che viene e mi fa: oh, dobbiamo fare il disco, devi fare dei beat. E faccio: ma io non ho mai fatto un cazzo di beat, non ho proprio idea di come si fanno. Però comunque c'avevo i dischi, c'avevo sample, montagne di breaks, montagne di cose. Poi grazie a Gianni che mi ha fatto capire delle cose, non avevo ancora uno strumento analogico tipo MPC o 950, fatti del genere, lavoravo molto con Logic. Infatti grazie pure ad Andrea il Lungo che mi ha dato una mano per i beat di stile libero. Abbiamo iniziato a prendere questa capata con i beat un po' più seriamente. Ho detto: no, io voglio fare i beat, però li voglio suonare, mi voglio divertire. Ci fu il ritorno di Cefrone, che è lui beatmaker storico della mia crew TCK, e mi fa: oh, vogliamo fare la sera, ci mettiamo in sede, gli porto l'MPC, le casse, ci mettiamo a produrre, ci stai facendo i beat, cosa così là. Gli faccio: vabbè, Cefro, mettiamoci là e facciamo il beat. Per scherzo un giorno e mi fa: facciamo questo fatto Beatmates, che siamo io, tu, Sonachine e Iru, questo ragazzo di Blue City Triptych di Otranto. Facciamo questa cosa, ci vedevamo un paio di sere a settimana e facevamo queste session di beat lunghissime, non finivamo mai, proprio le ore a sconnettere, metti la batteria, metti il sample, metti il basso, fai questo, fai quell'altro. Se DJ Ben DP, uno dei DJ B-boy break più forti al mondo. Anzi, capita Billy Brown. Buonasera! Ragazzi! Frado! Il mio motto è questo, sample song. Ma tu ce l'hai fatto? Andrea, io ho appena choppato. Ho appena rippato. Così io mo monto e ti puoi anche accomodare. Iniziamo con Millie Jackson. Allora, prima di tutto c'è da fare una premessa. Adesso devo passare dipende anche dal mood in cui sto stasera, cioè come sensazioni. Allora io non lo so se voglio fare un pezzo d'amore, o voglio fare un pezzo per pareare, o voglio fare un pezzo, non lo so. Ero affascinato dalla parte musicale, produttiva di quello che c'era dietro, diciamo, ai rapper.
e volevo fare il DJ ma non me lo potevo permettere perché a quell'età non mi potevo comprare i piatti, il mixer, queste cose qua. Allora uscì il primo computer, un Pentium MMX, installai Cubasis e con Vienna che usciva, che era un programmino per campionare, usciva di default di questa scheda, incominciavo a campionare le prime casse rullanti. Allora i dischi che mi hanno influenzato in quel periodo vabbè, ce ne sono stati vari, diciamo, tra cui ad esempio Enter the Wu-Tang, Black Star, Moment of Truth dei Gangstar. Nel corso dal 2000 al 2010 abbiamo avuto 10 anni di oscurantismo, diciamo, in cui quasi in periodo medievale, in cui l'hip hop era andato in declino, però comunque io per passione avevo continuato su quella strada. Questo è il breaks. Ok. Io sto a posto. Bene, bene. Adesso andiamo direttamente a fare, come si suol dire, nelle orecchie. Per lo stesso motivo, capito, di amore, capito, quasi viscerale per questa sonorità, non potevamo non prendere anche eccolo qua, il nostro Jotex. Ho iniziato a tagliare dei sample, appunto, che ho pensato di partire proprio da qua, proprio da questo suono, per cercare di costruire qualcosa sopra, insomma. Abbiamo scelto There They Are dei Lip Sync come base principale, come campione principale, e per la drum part questa qua. Allora praticamente lui, il nano, prendendo questo break, belly jack come vi dicevo prima, e quest'altro campione e quest'altro. Vediamo gli hi-hat. Che visti così direi, ma dove stanno gli hi-hat? Ma dopo scopriremo che con un opportuno lavoro di masteriamento e filtraggio l'hi-hat viene su. Una volta assegnati i campioni all'MPD posso cominciare a lavorare un po'. Con un envelope shaper gli do un po' di punte in più e adesso suono. Per quanto riguarda le batterie, sono riuscito a isolare il rullante, è sparita quella che era la voce che c'era. Dalla stessa cassa, diciamo, due suoni diversi. Dalla frusta sono riuscito a recuperare anche quelli che sono i piattini. Nella traccia sentirete dei suoni che sembrano dei synth, in realtà non si tratta di sintetizzatori perché ho usato solo ed esclusivamente i suoni pescati dai dischi, quelli là presi al mercatino. È diventato così. E niente, mi sono sbizzarrito un po' a cercare di tirare fuori qualcosa di carino, qualcosa di bello da ciò che avevo, dal materiale che avevo a disposizione.
possiamo quasi ascoltare il beat nella sua totalità. Ah, siete tornati per sentire beat sempre simple, se come on. Praticamente è venuto fuori questo. Bravo, no? Sfumato. Comunque vabbè, alla fine voglio che sei sempre sample song, un frate, già sai. Yeah. Che è stato? Che è successo? Non mi picciate giù perché sono felice. Ho fatto una cosa. Ogna taglia. DJ Uncino, Reali Pop. Vai mo. Il succio rap la 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 la. Cosa comincia sempre, ma l'unica scena può dire che non suona si senta. O beat già stanca per la prima nota che parte penso prima che tu starta chi che sticca. Hai te squantizzata nata scalfo tranchitta. Sto piezza va a tutti quelli là che fanno i beat. Per primi beatboxer, campionato romana. Ma la poscia volessa nato piezza sana. Apposta mo parlando di beatmaking lo tempo. Equipa prima c'è stata per esempio. Dopo una drum machine a tagliano sample. Per questa conoscina te pompa sulla beat in de tempia. E si ta busca un euro o sul disco strumento. I saccatta una casa, tu attacca una base ma si trasa. E la cosa più bella che tenga ti esce lupo metti in play e potessi per sempre. Per dischi e chi sono, per chi sei campione e Federica. Tu da sound da beat. Per chi sono grezzo ma pure raffinata l'apprezzo. Tu da sound da beat. Chi mette passione, chi ancora ricerca non suona. Tu da sound da beat. Per chi ha fatto storia non posta sta gente a memoria. E che stava a tutti i beatmakers, diggers, capate che strumentale, malato come noi. Real hip hop, DJ Uncino, Censu, a Montone, Sodo Studio, Lui Spada.